Rivaldo, l'umile che conquistò il mondo. Oltre ad essere il classico numero 10 della selezione, creando e sviluppando il gioco, ci illuminava anche con gol stupendi, gol da bomber puro. Rivaldo Vitor Borba Ferreira è nato a Recife, nello stato del Pernambuco in Brasile, il 19/04/1972. Da piccolo il povero Rivaldo ha sofferto tanto insieme alla famiglia, perché è un'infanzia segnata da poche risorse, dalla povertà, in una delle regioni appunto meno sviluppate di tutta la nazione, ma vissuta con tanta dignità e sacrifici. Rivaldo è il terzo dei 5 fratelli. Da piccolo, ma proprio da piccolissimo, aiutava la famiglia a superare le difficoltà, vendeva panini, frutta e dolci a scuola, addirittura caricava le borse della spesa all'uscita dei supermercati in cambio di qualche moneta. Quindi un'infanzia in salita, anzi ancora più in salita, dopo cosa? L'incidente mortale del padre. Il signor Romildo fu investito da un autobus e morì. Il padre era un mentore per lui, lo spronava tutti i giorni a fare del bene, a fare meglio che poteva per cambiare il proprio destino. Quindi lo spingeva sempre a non mollare mai e a conquistarsi il suo posto nel mondo del calcio. Ma la vita del piccolo Rivaldo non era soltanto tristezza e saudade del padre, ma con la sua tenacia e il suo animo gentile diventò anche una vita di allegria, una vita di calcio e di successi. Infatti a 12 anni riuscì ad entrare nelle giovanili del Santa Cruz, dove per tutto il suo percorso ha sempre stupito la società. Sentivano che il ragazzino era predestinato in qualche modo a qualcosa di grande. Incantava tutti in mezzo al campo e, come vedremo nel proseguo della sua carriera, anche fuori dal campo si comportava sempre in modo naturale, aperto, umile e sensibile alle critiche in senso positivo. Dava esempio tutti i giorni della sua professionalità e del carisma. Aveva un'attenzione verso il prossimo che non era comune in altri calciatori. Era così bravo Rivaldo che quando compì 19 anni firmò il suo primo contratto da professionista, facendo il suo esordio subito dopo, un esordio giovanissimo appunto per l'epoca. Debuttare con quell'età non era da tutti in quel periodo storico del calcio in generale. Rivaldo veniva considerato una punta in quel periodo ancora, solo che col proseguo della carriera ed altri club diventò, come sappiamo, uno dei migliori centrocampisti che conosciamo. Santa Cruz Rivaldo giocò 40 partite e segnò, pensate, 36 gol, quindi una ottima media, anzi straordinaria media. Però venne visto da altre squadre e quindi dopo essere diventato il miglior calciatore della competizione in Coppa Under 21 venne preso da un club più importante, il Mojin Mirin, che ha creduto fin da subito sul giovane facendolo esordire in prima squadra. Nella nuova squadra ha sorpreso tutti, giocando un calcio brillante, mettendosi in luce fino alla fine del 1993 a livello nazionale. Infatti ha anche segnato un gol bellissimo dal centrocampo, una parabola che ha sorpreso il portiere avversario e non solo, tutti quelli allo stadio. Stava facendo così bene che tutti iniziarono a sondare il nuovo crack, soprattutto il Corinthians, che per la fretta lo ha chiesto in prestito subito. Andava così bene che nello stesso anno fu convocato anche in nazionale a soli 21 anni, insomma per il periodo storico è chiaramente un'età molto molto bassa. Quindi l'acquisto da parte del Corinthians. Ricordiamo però le sue prestazioni con Mojin Mirin. Rivaldo in quella squadra ha giocato 40 partite e ha realizzato 24 gol. Quindi c'è il passaggio a una squadra più forte, è un traguardo importante, ha portato sicuramente fortuna alla sua carriera, anche appunto l'ingresso in nazionale, quella nazionale che avrebbe segnato la storia del calcio moderno. Però peccato che poi al Corinthians non andò proprio bene, era partito alla grande nelle prime partite e poi andò giù come il Titanic. Non riuscì più a ripetere quel gioco brillante e spensierato che aveva nella sua ex squadra. Forse il peso di essere stato arrivato fino a un grosso club come questo comunque ha avuto insomma una ripercussione importante per lui. Ha fatto un disastro nel Paulistão del 94 giocando in maniera irriconoscibile, infatti il Corinthians, pensate, lo ha addirittura scaricato a fine della stagione. Non fu più convocato neanche in nazionale e perse il biglietto per quel mondiale americano, proprio il mondiale vinto dalla Seleção contro una grande Italia in finale ai calci di rigore, con quel rigore di Baggio che ancora noi italiani risuona nella testa. Una squadra col Brasile che aveva Romario, Bebeto,
che fecero un macello in quelle difese avversarie, a parte in quella finale. Rivaldo rimase a casa e quindi perse quel treno. Con il Corinthians giocò 62 partite realizzando 22 reti, però a questo punto col finale della carriera non sapeva più cosa fare, non arrivavano le offerte, si è sentito perso, pensando per la prima volta di ridimensionarsi e tornare in un club più piccolo. Poi, come se il destino e il suo padre gli vegliassero dall'alto, arrivò al Palmeiras e al Parmalat. Vi ricordate che al Palmeiras nel momento c'era quel grandissimo Parmalat che anche il momento storico era incredibilmente un'azienda grossissima, che ha investito pesante su di lui, una scommessa costata ben 2,5 milioni di reais, che per l'epoca era una cifra comunque importante per un calciatore scaricato dal Corinthians. Fu proprio in questa squadra che Rivaldo si è messo in mostra in maniera definitiva, cambiando anche il suo ruolo, diventando uno dei migliori centrocampisti offensivi della storia del calcio. Nella prima stagione col Palmeiras vinse subito lo scudetto, subito da protagonista, insomma il nuovo ruolo da centrocampista offensivo lo portava ad essere, diciamo, più efficiente anche davanti alla porta e con la sua ottima visione di gioco riusciva a fare ottimi assist. Giocava proprio sugli spazi lasciati dalla difesa avversaria, che nel marcare, diciamo, gli attaccanti più pesanti della squadra lasciavano spazio a Rivaldo di infilarsi e segnare quei bel gol, insomma, facendo la storia di questo club. Quel Palmeiras lì non era un Palmeiras comune, era forse il miglior Palmeiras di sempre, una squadra che segnò la storia del campionato brasiliano e anche del calcio mondiale. E ricordiamo chi giocava, per esempio c'era Sergio, Veloso, Mazinho, Antonio Carlos, Kleber, Tornao, Roberto Carlos, ragazzi, Claudio, César Sampaio, Daniel Frasson, Flavio Conceição, che giocò poi in Spagna, Edilson, Rivaldo, Zinho, Edmundo ed Evair, ex Atalanta. Uno squadrone guidato dal mitico Vanderlei Lussemburgo. La cosa che è più piaciuta a Rivaldo poi durante il periodo magico col Palmeiras fu vincere titoli importanti in finale proprio contro la sua ex squadra rivale del Corinthians, una rivincita non da poco. Ha segnato 3 gol infatti in finale del Brasileirão proprio contro la sua ex squadra, insomma ha fatto la storia del club. Nel 1996, prima delle Olimpiadi, fu venduto al Deportivo La Coruña, iniziando la sua carriera europea, un percorso incredibile che lo portò anche adesso e poi nel 99, come sappiamo, pallone d'oro. Nel Palmeiras giocò 97 partite segnando ben 78 gol da centrocampista, vi ricordo, che per un centrocampista appunto come lui era qualcosa di incredibile. Nessuno nel calcio mondiale da centrocampista aveva fatto così tanti gol in un campionato di conte, diciamo così, fino a quel momento specifico. Nel 1996 il Brasile era favorito per vincere le Olimpiadi, tutto era iniziato molto bene alla grande, ma in semifinale, in maniera del tutto inaspettata, il Brasile perse contro una buona Nigeria, che fu la grande rivelazione di quelle Olimpiadi. E il gol decisivo di quella partita sfortunata per la Serie A fu un regalo da parte di Rivaldo proprio, che fece un brutto passaggio, sbagliando clamorosamente, e quindi fornì un assist al contrattacco nigeriano che non perdona, quindi il Brasile fu eliminato. Tutti pensavano che questa disavventura potesse condizionare la sua avventura nuova in Europa, ma con l'aiuto della famiglia e consigli degli ex compagni di squadra fu incoraggiato e con la forza di carattere cambiò il suo destino. Andò con la mentalità giusta al Deportivo, sostituendo il grande Bebeto, tornato in patria per giocare con il Flamengo. La sua tecnica sopraffina e il suo posizionamento in campo lo portano ad una stagione meravigliosa, una delle migliori della sua carriera. Nel campionato 1996-97 fu sempre decisivo in Liga, facendo gol incredibili in tutti i modi, su punizione, di testa, da fuori area, insomma anche un repertorio acrobatico e completo che sorprese tutti, portando infatti la sua squadra al terzo posto in classifica. Insomma il Deportivo sì, non era una squadra diciamo da bassa classifica, però con un Rivaldo così che è arrivato in Europa e è esploso, lo ha portato appunto, come vi dicevo, al terzo posto in classifica finale. Pensate che nella prima stagione in Europa Rivaldo riuscì a segnare 21 gol giocando dietro le punte, facendo assist molto importanti. Infatti a fine stagione, grazie a questo exploit, andò subito al Barcellona per 28 milioni di dollari, una cifra molto importante per l'epoca. Quindi le sfide per il nostro protagonista non finiscono mai. Questa volta doveva sostituire un vero fenomeno, Ronaldo, appena andato a giocare all'Inter, un compito molto difficile. Ronaldo aveva segnato tantissimi gol in Barcellona. Una sfida che però Rivaldo vinse incredibilmente, giocando addirittura meglio di Ronaldo,
vincendo da protagonista assoluto la Liga Spagnola del 1997-98, la Coppa del Re e anche la Supercoppa Europea. Nessuno se lo sarebbe mai aspettato di trovare un calciatore così, insomma, con quella tecnica sopraffina, con quel tocco preciso e morbido, con quella grazia nello stoppare il pallone, nel calciare la palla sempre nel modo giusto. Si era inserito meglio nella tattica e nel gioco blaugrana rispetto a Ronaldo, che non fu mai rimpianto in quel momento preciso, ma in realtà mai, perché Rivaldo ha fatto molto bene, e finalmente, infatti, dopo queste prestazioni incredibili, fu convocato in nazionale per il suo primo mondiale, un mondiale, quello del 98, dove si destaccò con partite memorabili, arrivando in finale contro la Francia di Zidane. Come sappiamo, la Francia vinse 3-0 con la finale, una partita pazza, assurda, sia prima che dopo, sia durante, con Ronaldo che ebbe le convulsioni, 1000 polemiche, storia mai raccontata, doppietta di Zidane, gol di Petit al 93. Quindi niente vittoria del mondiale per Rivaldo e i compagni. Nella stagione successiva, 98-99, il Barcellona vince ancora con Rivaldo protagonista, segnando gol bellissimi che hanno cambiato la storia del calcio europeo, e ve ne ricordo uno, Barcellona-Valencia 3-2, gol di rovesciata di Rivaldo dal limite dell'area di rigore, una cosa veramente da fumetto, da Olli Benti proprio, no? Ecco. Nel 99 Rivaldo vince anche la Coppa America con la nazionale brasiliana. Infatti, per merito di tutte queste vittorie tra campionati spagnoli, Coppe spagnole, Supercoppa europea, Coppa America e finale del mondiale appena disputato, Rivaldo conquistò il premio più ambito, il Pallone d'Oro del 1999, come miglior calciatore del mondo. Quindi realizzò il suo sogno. Suo padre sarebbe stato orgoglioso del piccolo, no? Un traguardo sofferto, insomma, la storia di un giovane umile, sempre umile, sia prima che dopo grandissimi successi, come abbiamo visto sempre nella sua carriera. Rimase al Barcellona fino al 2002, senza vincere più nulla, ma incantando sempre ancora tutti. Una storia senza tempo, quella del Barcellona, un legame, diciamo, eterno col destino. Nel 2002, però, arrivò un altro successo meraviglioso nella sua carriera, cioè quello di vincere il mondiale di calcio. È stato un grande leader durante il mondiale, con la Seleção, sempre decisivo, insomma, nel momento giusto lasciava sempre il segno, un mondiale immenso come lui, un mondiale da incorniciare. Infatti secondo me l'avrà anche incorniciato sul salotto. In quell'estate magico si trasferì poi al Milan, dopo 230 partite col Barcellona, 136 gol, e che gol, e 4 titoli conquistati in Spagna, insomma. Un dio del calcio. Il passaggio al nuovo club non fu facile, Rivaldo non stava bene fisicamente, non sembrava più quel calciatore magico di prima. Per molti deluse le aspettative, tanto che poco dopo fu scavalcato nelle gerarchie da un giovanissimo Kaká, anche se va detto che comunque Rivaldo non segnò poco in quelle 2 stagioni, fece buoni assist e alla fine vinse comunque una Champions League, quindi fa le altre cose. Un percorso disastroso magari dal punto di vista delle attese, però comunque non così tremendo. Molti però, quindi, dato che si aspettava tanto, hanno pensato che Rivaldo fosse ormai a fine carriera. Così nel 2004 Rivaldo decise di ritornare in patria per mettersi in gioco nuovamente e cercare di recuperare quel po' di bel calcio che in Italia non aveva più così ritrovato. Tornò a giocare con il suo ex allenatore e grande amico Vanderlei Lussemburgo al Cruzeiro, ma la fortuna non era dalla sua parte neanche lì. Dopo poche partite Vanderlei Lussemburgo fu esonerato per problemi con la presidenza e lui appunto assegnò, diciamo, le sue dimissioni per rispetto all'amico, seguendo appunto Lussemburgo. Un altro duro colpo, insomma, che lo ha segnato profondamente. Infatti per la prima volta pensò di smettere proprio di giocare a calcio, che peccato, ma tutti abbiamo tante possibilità nella vita di ricominciare, no? E Rivaldo non si sarebbe mai aspettato di vincere ancora di più nella sua nuova avventura che stava per arrivare, che durante tutta la sua carriera fino a quel momento. Il destino lo portò fino in Grecia all'Olympiakos, ritrovandosi finalmente a un livello tecnico mai visto prima. Segnato la storia del club con partite bellissime in Grecia, non lo possono certo dimenticare, 5 campionati vinti in bacheca e anche buone prestazioni in Europa. Con l'Olympiakos Rivaldo segnò più o meno una decina di gol all'anno, quindi 44 gol, uno più bello dell'altro. Però nel 2007 ebbe problemi con la società, problemi economici, non poteva più pagare lo stipendio di un calciatore del genere, andò a giocare un anno nelle K Aretene, facendo una buonissima stagione, 25 partite, 15 gol. Nel 2008, dopo 5 titoli conquistati in Grecia, va a giocare addirittura in Uzbekistan, pensate un po', con il Bundyokor,
chissà dov'è, per 10 milioni di euro, rimanendo fino al 2010. Una parentesi non di prestigio, questa volta visto il livello del campionato, ma una scelta puramente economica per un Rivaldo che era a fine carriera, un po' come oggi molti calciatori vanno in Cina o in Ungheria. Ma nel 2011 si rimette in gioco in una realtà calcistica molto più importante come quella del São Paulo, tornando appunto a giocare in patria, in Brasile. Si vedeva già che il nostro protagonista non era più quello di una volta, visto in Europa, in quelle stagioni nel campionato diciamo sbecco, lo aveva ridimensionato, anche il suo fisico era inferiore alla media dei calciatori della Serie A brasiliana, insomma si vedeva subito queste cose, si notava molto. Soltanto in qualche partita, sporadica partita, è riuscito a esprimersi al meglio, ricordando le geste passate giocate da Pallone d'Oro, no? Del 99. Era un panchinario a vita ormai lì, cosa che non andava giù a Rivaldo, ma in realtà la realtà era quella lì. Dopo 46 partite disputate, segnando soltanto 7 gol, 7 reti, lasciò il club con la consapevolezza che la magia di una volta non c'era più. Tra il 2012 e il 2013 andò a giocare addirittura in Africa, poi ritornò in Brasile alla Sao Caetano, ma era tutto finito, era lontano anni luce da essere un calciatore di livello, quindi era proprio solo l'amore per il pallone che lo spingeva a giocare. Ma pensate che lui si fermò a questo punto? Mica vero, amava troppo il calcio e anche sapendo che non poteva più giocare alla grande, ritornò nel suo vecchio club, il Mogi Mirim, realizzando il sogno di giocare con addirittura il proprio figlio. La gioia però finì presto per gravi problemi al ginocchio e quindi appese di scarpa a Kyoto nel 2015. Ed eccoci qua, tornati juntos per finire il video. Insomma, cosa ne pensi di questo Rivaldo, di questa carriera fantastica? Sicuramente un giocatore che ha dato grande bellezza in campo, perché comunque i suoi piedi erano educatissimi, ha fatto dei gol bellissimi e quindi insomma ci vorrebbero più Rivaldo sicuramente oggi. Pensiamo che solo i suoi numeri, la sua carriera è stata gloriosissima, ha giocato ben 1200 partite con il club, ha segnato 557 gol, 19 titoli in bacheca, numeri straordinari, consideriamo anche i numeri con la nazionale, 74 partite, 34 gol, tanti per uno che poi ha giocato come centrocampista poi, quindi gol sempre decisivi tra l'altro, per esempio in Coppa America, riuscendo a conquistare 3 titoli, tra cui il mondiale del 2002. Ah, sicuro, cioè una leggenda vivente del calcio. Un pallone d'oro meritato perché aveva fatto delle stagioni importantissime con il Barcellona e anche con la nazionale vincendo il campionato del mondo appunto. Insomma un esempio di vita sia dentro ma fuori dal campo, perché a me piace molto anche come persona, perché ha dei valori, da quello che ho sempre visto, dei valori giusti secondo me per un calciatore. Insomma una persona rimasta sempre umile, senza diciamo clamori mediatici, senza dichiarazioni da star, esatto. No? Che è stato tutto lui, eccetera. C'è un Neymar di oggi che capito, c'è proprio simile, ma è l'opposto esatto. di Neymar, diciamo così, esatto, no? esatto, quello che fa lo spaccone, che insomma uno che non si è mai montato la testa, che ha regalato secondo me solo un messaggio positivo ai giovani e quindi nel mondo secondo me il mondo ha bisogno di più Rivaldo. Assolutamente, ragazzi. Bene ragazzi, mi raccomando, seguiteci perché faremo altri video come questo. Voglio fare il video di Egemundo Animao. Quindi sarà un po' meno pieno di buoni messaggi. No, sarà animale, perché Edmundo, per chi si ricorda, Edmundo è un calciatore insomma molto col sangue che è bollente, loco. Insomma, molto, molto loco. E mi raccomando, seguiteci, quindi come vi dicevo, al prossimo video. Soprattutto andate sul nostro sito accademiafantacalcio.it. Commentate. Andate in descrizione a lasciare appunto vedere le informazioni che abbiamo e commentate insomma quello che ne pensate, cosa pensate di questo video. Ciao a tutti, un abbraccio. Ciao.